Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Nel video di oggi realizzerò il cartamodello di un corsetto su misura partendo dal cartamodello del corpino base con le pence. Ho anche un video tutorial nel mio canale per preparare questo cartamodello base e ve lo lascio sotto in descrizione se ve lo siete persi. Dividerò questo video in due parti perché c'è tanto materiale da mostrarvi e anche perché vorrei essere più precisa possibile nelle spiegazioni che vi do, senza tralasciare cose. E la seconda parte uscirà la prossima settimana. È la prima volta che faccio un corsetto partendo da un cartamodello base. Di solito quelli che ho fatto in passato li ho sempre fatti tramite la tecnica del drappeggio su manichino, che personalmente mi piace molto di più e mi trovo meglio perché vedi in diretta ciò che stai andando a fare. Invece con i cartamodelli li vedi prima in piano e poi li devi unire insieme, cucirli e metterli su manichino e solo a quel punto vedi se i cartamodelli che hai fatto in piano funzionano bene assieme. Col drappeggio invece lo vedi subito. Ma questa volta ho deciso di farli partendo dai cartamodelli base per due motivi, sia perché vorrei mostrarvi anche a voi vari modi con cui potete utilizzare i cartamodelli base che vi mostro nei video, e sia anche perché questa per me è una sfida, non avendolo mai fatto in passato, e voglio vedere se mi viene fuori un bel risultato. E posso anche dirvi che sono super entusiasta di come è venuto fuori questo corsetto e non vedo l'ora di mostrarvi il risultato finito. Quindi questi due video saranno tutto un prova, riprova e sdifetta, fino però ad arrivare alla fine ad avere la forma perfetta del corsetto su misura. Non farò un corsetto di quelli classici e storici che al giorno d'oggi sono un po' difficili da indossare, avrà invece una forma che è perfettamente indossabile anche oggi e anzi posso dire che è anche in linea con le tendenze degli ultimi 2 anni. Ma direi di passare direttamente al disegno così capite meglio cosa andrò a realizzare. Ho deciso di realizzare un corsetto senza coppe, abbastanza corto in vita e più lungo sul davanti, con una scollatura squadrata sia davanti sia dietro. Avrà in totale 8 pannelli davanti e 4 dietro e chiusura nel centro dietro tramite occhielli e nastro. Gli metterò le stecche e sono ancora indecisa se usare quelle rigide di plastica o quelle un po' meno rigide che sono cucibili, ma credo opterò per quelle cucibili così il corsetto sarà più comodo da indossare. Non ho ancora scelto la stoffa. Penso opterò per una stoffa monocolore e un materiale opaco perché vorrei dare a questo corsetto un aspetto più moderno ed utilizzabile in modo relativamente facile, per quanto possa essere facile indossare un corsetto. Sicuramente però sarà un tessuto rigido e non elastico e il cartamodello che faremo oggi sarà appunto pensato per tessuti fermi. Per fare questo corsetto parto da una base che è il cartamodello del corpino con le pence, ma me ne sono preparata uno con vestibilità 0, ossia non ho aggiunto né tolto centimetri di vestibilità rispetto alle misure corporee. Se ve lo siete perso vi lascio qui sopra e sotto in descrizione il video tutorial che ho realizzato per fare il corpino base. Tenete conto che però in quel video avevo aggiunto dei centimetri di vestibilità, mentre qui aggiungiamo 0 centimetri. Utilizzo una vestibilità pari a 0 perché voglio che questo corsetto stia aderente al corpo e che non cada giù ma neanche stringa eccessivamente. Poi c'è sempre nel centro dietro l'apertura con il nastro che permette di adattare il corsetto al corpo, quindi di stringerlo o allentarlo un po' in base alle proprie misure. Quindi vi riassumo un attimo al volo i vari passaggi che farò per disegnare questo cartamodello. Nel dietro disegno una linea verticale in corrispondenza di dove finisce il pezzo del dietro e poi sposto la pence nel fianchetto e ovviamente disegno la spallina e lo scollo. Il davanti invece è un po' più complicato, il centro davanti lo lascio dritto com'è perché non voglio sagomarlo e poi abbiamo altri 3 tagli di cui uno è un fianchetto e arriva qui sul giro manica. Poi dobbiamo proseguire la bretella del dietro e disegnarla anche nel davanti e anche qui fare una scollatura squadrata. I volumi delle 2 pence vanno suddivisi nei 3 tagli che disegno sul davanti e questa è la parte più difficile. Nei primi 2 tagli viene distribuito il volume di entrambe le pence, mentre nel fianchetto viene distribuito solo il volume della pence della vita, perché la pence spalla sta fisicamente più in alto, quindi non influisce sul volume del fianchetto che sta sotto. Sarà un po' difficile distribuire il volume di questa pence in 3 tagli diversi perché la pence è stretta, infatti poi nel corso del video ho deciso di distribuirla solo nei 2 tagli più centrali, ma vi mostro man mano. Dato che voglio che il secondo taglio sia allineato alla bretella, come prima cosa andrei subito a disegnare la bretella, così poi ho la posizione di quel secondo taglio e posso di conseguenza andarmi a disegnare i tagli rimanenti dividendo equamente il resto dello spazio.
La bretella non voglio che stia troppo in fuori sulla spalla, l'ho disegnata un po' in dentro perché voglio che si sorregga bene e quindi non la faccio partire qui sulla punta, ma la disegno un po' in dentro. Qui dovrebbe arrivare perpendicolare alla linea della spalla, quindi a 90 gradi. Io la faccio iniziare a 2 cm in dentro rispetto al punto spalla e come spessore intanto me la disegno di 3,5 cm, né troppo grossa né troppo fina. Poi deve andare giù un pelo curva, necessariamente, e seguire la forma del giro manica. Dato che non abbiamo una manica, possiamo abbassare un po' il giro manica così non sarà troppo attaccato al braccio. Quindi mi abbasso di 1 centimetro e finisco di disegnare il giro manica. Poi disegno tutta la bretella larga 3,5 cm fino a dove voglio fare lo scollo. Allora, il centro seno è qui. Io farei 5 cm almeno sopra per la linea dello scollo, se no si vede tutto. Quindi mi traccio la linea dello scollo in orizzontale perpendicolare al centro davanti a 5 cm sopra il punto di centro del seno. Qui dovrei arrivare con la bretella a 90 gradi rispetto alla linea dello scollo. Perché sia a 90 gradi dovrei farla arrivare qui, però mi sembra diciamo tanto curva. Quindi provo a fare il giro manica leggermente più in fuori, così posso fare arrivare la bretella in quel punto. Quindi mi ridisegno a 3,5 cm la linea più centrale della bretella, arrivando a 90 gradi sulla scollatura. Vedo questa bretella ancora tanto curva, quindi non sono sicura che vestirà benissimo, però farò una tela di prova di questo cartamodello e questa cosa vado meglio a sdifettarla direttamente sul manichino, così vedo appunto come veste. Allora, io qui, essendo che è la prima volta che faccio un corsetto direttamente dai cartamodelli e non con il trappeggio, ho sotto mano per qualche dritta il solito libro di cartamodelli che utilizzo di solito, che è la Tecnica di cartamodelli volume 2. L'unica cosa tipo corsetto che hanno è questo, che è un bel po' diverso da quello che devo fare io, ma è comunque un corsetto, e suggeriscono di fare alcune parti più aderenti al corpo e suggeriscono di farlo nella parte alta del fianco, di rientrare di 1 centimetro. Questo non so se farlo, mi sembra un po' esagerato, ora vedo. E poi, cosa che invece a sentimento mi sembra più corretta, è di allargare la pens spalla a questo livello di mezzo centimetro per parte. In questo modo nella scollatura avrò più aderenza e non rischio che si veda tutto o che resti troppo aperto. E poi suggeriscono di sagomare un po' di più la pens della vita, quindi curvare i lati allargandoli, così il corpino aderisce meglio alle forme del corpo. Quindi ora che vado a disegnarmi i tagli devo tenere conto di tutte queste piccole modifiche al volume generale. Mi riprendo in mano il disegno per capire dove disegnare i tagli vari. Intanto disegno il secondo, che è il proseguimento della bretella, e nel disegno ho fatto tutti i tagli che puntano verso il centro davanti in vita. Quindi anche ora faccio attenzione a fare questo taglio non verticale ma obliquo e che punta verso il centro davanti. Il taglio che sta in mezzo tra quello appena fatto e il centro davanti sono indecisa se farlo dritto dritto o un po' curvo come nel disegno. Mi sa che lo faccio un pelo curvo, che mi piace di più. Qui per disegnare i vari tagli mi affido al figurino, quindi sopra lo faccio iniziare un po' oltre la metà e il sotto del primo pezzo invece lo faccio più stretto. E quindi mi disegno il taglio leggermente curvo verso il centro davanti, non è quindi una linea dritta. La seconda fascia la voglio possibilmente larga, tutta uguale tra sopra e sotto. E ora viene la parte più difficile, perché abbiamo una pens in mezzo a questa seconda fascia che ci sfasa la percezione di quanto grande effettivamente sia. E questa pens va eliminata e il suo volume va riassorbito nei 3 tagli del davanti. Qui sopra sono 6 cm che voglio avere anche sotto, quindi può essere che dopo dobbiamo spostare un pelo questa linea. Come ho detto prima, qui vado ad allargarmi la pens di mezzo centimetro per parte e quindi in totale ho una pens spalla larga 2,3 cm nel livello scollatura e va distribuita nella parte alta dei primi 2 tagli. Il mio libro diceva di stringere la parte alta del fianco di 1 centimetro, ma mi sembra un po' troppo, quindi stringerò solo di mezzo centimetro e sotto tengo il fianco così com'è. In vita la pens è di 2 cm e questi centimetri li distribuirò nei primi 2 tagli. Il terzo taglio, quello del fianchetto, ho deciso che lo lascerò solo estetico. Quindi mi elimino la pens e direi di dare 1 centimetro al primo taglio e 1 centimetro al secondo taglio, il che significa che nel primo taglio il pezzo di sinistra arriva a 5 mm a sinistra del taglio, il pezzo centrale a fianco arriva invece 5 mm a destra del taglio. Su in cima dovevo far arrivare il taglio fino alla scollatura, lo allungo quindi di quei 2 cm che mancano. Qui su in cima sulla scollatura abbiamo 2,3 cm da distribuire nei 2 tagli. Questo taglio qui non possiamo modificarlo, se no avrà un aspetto storto, dobbiamo togliere tutto dal pezzo centrale. Tolgo mezzo centimetro da qua
e poi mi resta 1,8 cm ancora da distribuire, tutti nel primo taglio. Mi cancello prima i segni in più che fanno confusione. Il primo taglio è formato da due lati, quindi 1,8 diviso 2 fa 9 mm per parte da togliere. Il livello del seno è la parte più larga del corsetto, dove non devo stringere e togliere niente. Quindi il primo pezzo andrà ad aprire qui e poi a richiudersi in vita fino al primo segno fatto. Il lato del pezzo centrale stessa cosa, va ad aprirsi fino al livello del seno e poi si restringe verso la vita fino ad arrivare al secondo segno fatto. Qui, come suggeriva il mio libro, possiamo andare un po' a stringere per far aderire il corsetto meglio al corpo. Una cosa che non vi ho detto, sotto in descrizione vi lascerò tutti i link a materiali utilizzati in questo video e anche al libro che ho utilizzato se vi interessa approfondire. Quindi non dimenticate di darci un occhio. Poi ovviamente questa pence va eliminata perché la stiamo già distribuendo sui tagli vicini e stessa cosa quella sotto. Quindi siamo arrivati ad avere un primo pezzo di cartamodello che fa così, un secondo pezzo che fa così, e ora stiamo disegnando il suo secondo lato. Però io volevo che il sopra fosse largo come il sotto. Il sopra misura 4,5 cm, se segnassi 4,5 cm sotto mi arriverebbe qua. Mi ridisegno la linea in modo che mi arrivi al punto giusto e, come dicevamo prima, c'è un altro centimetro che va distribuito su questo taglio a livello della vita. Quindi dal punto che ho segnato segno altri 2 punti distanti mezzo centimetro e collego quello centrale alla bretella per ridisegnare la linea centrale del taglio. E quindi il secondo lato del pezzo centrale arriva sempre al punto più largo sul seno, mentre sopra e sotto va a stringere e arriva ai 2 punti segnati. Il terzo pezzo, quello della bretella, a livello seno lo teniamo così com'è e sotto va a stringere fino al punto segnato più a destra. Manca però il fianchetto da disegnare. In vita farei il pezzo della bretella un po' più stretto del fianchetto, quindi che arrivi qui. E dato che ci siamo già distribuiti tutta la pence negli altri tagli, non avanza più niente da distribuire, quindi quest'ultimo taglio sarà solo estetico e non andrà a stringere sul corpo. Lo traccio semplicemente imitando il mio disegno. Per finire il davanti mi manca solo sagomare la vita. Qui nel disegno forse l'ho disegnato un po' troppo corto il corsetto. In realtà mi immaginavo arrivasse più o meno a livello vita. Comunque voglio che la punta davanti arrivi a livello vita più o meno che ho già segnato nel cartamodello e che quindi il fianco sia di conseguenza un po' più alto. Farò il fianco alto 13 cm, meno diventerebbe troppo corto. E voglio un dislivello di 5 cm così che si percepisca bene, quindi davanti devo scendere di 2 cm dal livello vita. Poi quando farò la tela di prova vedrò se va bene così o se serve modificare ancora un po' questa linea. Quindi abbiamo il pezzo 1 che fa così, così, così e così. Poi abbiamo il pezzo 2 che parte da questa linea e fa così e così. Abbiamo il pezzo 3 che parte da su in cima, segue questa linea qui, poi qui e il giro manica. E il pezzo 4 che è il fianchetto. Dopo nel corso del video vi farò vedere una tela di prova di questo cartamodello senza star lì a far fodere, chiusure o altro, è giusto per vedere se i volumi sono corretti e se mi piacciono i vari tagli come sono stati fatti. Bene, quindi passiamo ora al cartamodello del dietro. Sul dietro partiamo riportandoci le linee che sappiamo già che arrivano dal davanti, come il fianco e la bretella. Quindi sappiamo che sul fianco ci siamo abbassati di 1 cm e abbiamo fatto il fianco lungo 13 cm. Poi ci segniamo dove inizia la bretella qui su e di conseguenza poi si fa tutto il resto. Nel figurino avevo disegnato il fondo del dietro dritto, quindi tiro una linea dritta anche nel cartamodello. La bretella sul davanti l'avevo fatta iniziare a 2 cm dal punto spalla e era larga 3,5 cm, quindi riporto le stesse misure anche sul dietro. Ora che ho i punti di inizio e fine posso segnarmi il giro manica. Mi disegno poi il secondo lato della bretella tenendola larga 3,5 cm su tutta la lunghezza. Anche il dietro sopra è dritto e pensavo di segnarmelo a 4 cm sopra alla fine della pence. Nella parte alta del fianco ci tiriamo in dentro di mezzo centimetro come abbiamo fatto nel davanti e ridisegno quindi il fianco corretto. Poi, per fare in modo che il dietro stia più aderente, prolungo la pence dietro fino alla linea torace. E anche questo è un suggerimento che ho preso dal libro La tecnica dei modelli.
e il volume di questa pence lo sposterò tutto nel fianchetto laterale e lo disegno abbastanza basso come nel davanti, quindi partirà dal giromanica e lo faccio che va verso il centro dietro come direzione. Nel centro dietro dobbiamo togliere un po' di centimetri, che sarà la parte dove c'è la chiusura con i nastri, e pensavo di lasciare 6 cm in totale di vuoto, quindi dal centro dietro rientro di 3 cm e segno la linea verticale di fine corsetto. Il fianchetto è un po' più piccolo della parte centrale. La pence da qui va tolta e spostata nel lato e stavo pensando che il volume alto della pence lo posso effettivamente togliere dal giromanica, così il giromanica so che starà un po' più aderente al corpo e non rischio di avere delle pieghine antiestetiche. Quindi tengo questi due segni qui che ho fatto, che equivalgono a questo volume qui. E sotto devo togliere il volume della pence, che è di 1,8 cm, e faccio due segni attorno alla linea appena fatta, appunto per togliere questo volume. Vedendo il disegno mi viene da stringere un altro mezzo centimetro nel centro dietro, così viene meno largo. E mi traccio quindi l'ultimo lato del pezzo laterale del dietro. Quindi questa nuova linea delimita il pezzo laterale del dietro e l'altra linea delimita il pezzo centrale del dietro. E anche riprendendo il disegno in mano direi che i pezzi del dietro sono proporzionati, quindi direi che il dietro è a posto e mancano solo i segni per gli occhielli della chiusura dietro. In questa fase ho pensato di metterne 4, non so però se saranno sufficienti, probabilmente ne aggiungerò 1 o 2 in base anche alla grandezza degli occhielli che decido di usare. Sono ancora un po' indecisa su questa cosa perché non ho mai messo occhielli in metallo e non ho la macchinetta per applicarli, quindi devo decidere se comprarla e quale comprare. Comunque qui mi sto segnando il centro degli occhielli a 2 cm dai bordi sopra e sotto e a 1,5 cm dalla linea del dietro. Ultima cosa prima di ricopiare i pezzi a parte è tracciare un dritto filo in ogni pezzo e lo metto in verticale su tutti. Il pezzo centrale davanti lo ha già perché il dritto filo equivale al centro davanti, stessa cosa per il pezzo centrale del dietro. Devo anche fare delle tacche tra un pezzo e l'altro perché poi quando vado a cucire insieme due pezzi vicini so che le tacche devono coincidere e numero anche i pezzi dei cartamodelli dato che sono tanti. Qui vado via veloce, non sto a mostrarvi l'intero procedimento, ma di fatto sto solo ricopiando i cartamodelli uno per uno in un foglio a parte, con i margini di cucitura di 1 centimetro tutto attorno. Poi mi sono tagliata in stoffa i vari cartamodelli così da poter cucire al volo una tela di prova e vedere in generale come veste questo cartamodello e togliere eventuali difetti. E questo è il risultato indossato. Ci sono sicuramente dei difetti da togliere da questa prima tela, ma è normale che sia così. Nella seconda parte di questo video, che uscirà tra una settimana, sdifetterò questo cartamodello e in particolare sistemerò le bretelle che sono troppo curve e tendono a cadere e i volumi della parte davanti perché voglio che il corsetto dia un effetto più schiacciato sul seno, diciamo. E devo anche sistemare alcuni dei tagli perché li volevo più paralleli. E per questa prima parte è tutto, io spero che vi sia piaciuto, se sì lasciate un like e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, così non vi perderete tutte le prossime parti di questa serie sul corsetto. E niente, ci vediamo la prossima settimana con la seconda parte di questo video. Ciao ciao!